Relai introduce il KYC. Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Io sono Plac e oggi facciamo due chiacchiere su una notizia che è spuntata ormai un mesetto fa. Quando feci il video tutorial su Relai, un'app che vi permette di acquistare Bitcoin direttamente da cellulare in maniera molto veloce e semplice, vi dissi che vi avrei aggiornato se ci fossero state delle novità. E oggi è arrivato il momento. Siamo ad agosto, quindi cercherò di tenere il video leggero in modo tale da non rovinarvi le vacanze. Ma per prima cosa devo comunicarvi che Relai ha implementato il Lightning Network, quindi ora è possibile pagare direttamente dall'app o spostare i vostri fondi via Lightning quando sono di un importo non elevato o in momenti di congestione della rete a causa della quale andreste a pagare tante fees per il trasferimento. Il tutto mantenendo il vostro wallet non custodial. È una bella notizia? Assolutamente sì. Lightning sta diventando fondamentale, quindi il fatto che i broker lo implementino è assolutamente un'ottima cosa. Ovviamente non è tutto rose e fiori, la funzione è ancora in beta e presenta ancora diversi problemi, non è stabilissima e deve migliorare ancora molto, ma fortunatamente c'è un team di supporto che risponde tempestivamente e vi aiuta in caso di problemi. Quindi, anche se con alcune difficoltà, questo secondo me è un grande passo per queste realtà e ovviamente, come tutte le nuove implementazioni, ha bisogno di un pochettino di tempo per funzionare a pieno regime. Quindi, ottima notizia a mio avviso. Dopo una bella notizia però dobbiamo arrivare al fulcro del video e parlare della cattiva notizia, ovvero che Relai dal 31 ottobre implementerà il KYC per tutti i clienti anche sotto la famosa soglia che prima ci permetteva di non inviare documenti all'azienda. Se ricordate ne avevamo già parlato brevemente in passato e c'era da aspettarselo, era solo questione di tempo. La comunicazione è arrivata circa un mesetto fa e ne hanno già parlato tutti, quindi è stato dato ampio preavviso, ma ora non c'è più scampo. Se al 31 ottobre non avrai fatto la procedura di verifica del KYC, non potrai più utilizzare l'app. Quindi, cosa fare ora? Come ci comportiamo? Prima di proseguire vi chiedo cortesemente di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e di attivare la campanella, così sarete sempre aggiornati quando uscirà un nuovo video. Inoltre, se apprezzate i miei contenuti, potete supportare il canale donando anche solo un caffè, inquadrando il QR code che compare durante il video oppure sfruttando il Lightning Address presente in descrizione. Io vi ringrazio di cuore e ora andiamo avanti. Ovviamente non posso essere io a dirvi che cosa fare, ma purtroppo abbiamo solamente due scelte. Io so già che cosa farò e fra poco ve lo dico, ma voi se vi trovate bene con la piattaforma e non avete voglia di sbattervi per imparare ad utilizzarne un'altra, allora vi toccherà fare il KYC e potrete continuare ad utilizzare l'app tranquillamente. Dovete sapere però che così facendo andrete a fornire i vostri documenti ad un'altra azienda che dovrà conservarli anche lei con molta cura. In aggiunta avrete un wallet non custodial direttamente collegato a voi. Quindi secondo me sarà necessario tenere presente anche questo punto. I vantaggi della piattaforma rimangono, il fatto di avere un wallet non custodial, il fatto di poterli inviare direttamente ad un wallet esterno e l'introduzione di Lightning rimangono comunque dei punti di forza. Dovete solamente valutare la vostra sensibilità al KYC. Io ho deciso che non utilizzerò più questo servizio, infatti eliminerò anche dalla descrizione il mio link di invito. Ci tengo a ringraziare tutti quelli che hanno utilizzato il mio codice per avere lo sconto sulle fees, perché in questo modo comunque hanno contribuito alla crescita di questo canale, ma ora purtroppo è tempo di cambiare, purtroppo o per fortuna, il tempo lo dirà. Quindi, quale alternative utilizzare? Ce ne sono tante che sono già state elencate da tutte dagli altri miei colleghi. Soluzioni come Hodl Hodl, Bisq, RoboSats sono ottime alternative, ma sono più complesse da utilizzare e meritano un approfondimento dedicato che credo farò entro la fine dell'anno. Però se si usano queste piattaforme è comunque necessario sapere che cosa si sta facendo, altrimenti si rischia di fare dei casini. Le soluzioni che vi propongo io sono invece gli scambi peer-to-peer, quelli fisici. Se frequentate la community della vostra zona, allora potrebbe essere un buon modo per acquistare dei bitcoin. Poi ci sono i voucher Azteco, che potrete acquistare online oppure direttamente nelle tabaccherie se siete fortunati e ne avete una in zona che offre questo servizio. Allora, io qui vi ricordo, ho fatto già un video su questo strumento e ho anche creato una mappa che segnala tutti i punti che siamo certi che vendono i voucher.
La mappa è in continua crescita, in teoria servirebbe il vostro aiuto a darmi una mano per farla crescere ancora di più, ma qui c'è un problema. Il problema è che ho scoperto da poco, nel momento in cui lo sto registrando, quindi fine luglio, che MrPay, il servizio che offriva, diciamo, la possibilità di acquistare i voucher nei tabacchini, ha interrotto il servizio. Allora, devo ancora approfondirla, probabilmente ne sapremo già di più quando uscirà questo video, comunque eventualmente faremo un approfondimento più avanti, però purtroppo se così sarà davvero sarà un altro duro colpo, nel senso che purtroppo verrà a mancare anche la possibilità di acquistarli dai tabacchini nelle tabaccherie. Rimane comunque la possibilità di comprarli online. Quindi questa soluzione la teniamo un attimo in sospeso. Poi c'è il Bitcoin Voucher Bot, sul quale invece ho già fatto un tutorial, e questa è anche la soluzione che a mio avviso può essere più adatta alla maggior parte delle persone. Non è necessario iscriversi al servizio, basta l'account Telegram, si paga con un bonifico come con Relai e i Bitcoin li incassate direttamente su un vostro wallet. Si può acquistare anche su Lightning Network e inoltre si può utilizzare il borsellino presente sul bot che renderà ancora più veloce l'acquisto. Vi lascio il link diretto in descrizione. Ovviamente prima dovete avere Telegram, ma in questo modo potete accedere direttamente al bot e se lo fate passando dal mio link mi aiuterete a sostenere il canale per voi a costo zero, perché il bot mi riconoscerà una piccola percentuale. Quindi io vi ringrazio in anticipo. Il bot lo approfondiremo perché è una soluzione davvero molto duttile e che vi permette di fare diverse cose. Quindi intanto guardatevi il video tutorial che ho già fatto per capire come funziona. Poi ragazzi arriveranno altri video più specifici dove vi mostrerò alcune cose carine che si possono fare con questo bot. Quindi mi raccomando, stay tuned. Purtroppo ragazzi l'andazzo è questo, essendoci aziende dietro questi servizi dovranno adeguarsi alle normative se vorranno continuare ad operare nell'Unione Europea. Quindi le maglie si stringeranno sempre di più. Le soluzioni ci saranno sempre, ma sarà necessario fare uno sforzo in più per poterne capire il funzionamento, perché tante volte sono più complesse da utilizzare e tendenzialmente sono anche un po' più care. Questi sono i rovesci della medaglia purtroppo. Ragazzi, io direi che per oggi è tutto. Mi raccomando, non perdetevi i prossimi video perché vedremo come sfruttare il Bitcoin Voucher Bot insieme ad altri strumenti che ci permetteranno di acquistare Bitcoin e di acquisire maggiore privacy in maniera molto semplice. Se questo video vi è piaciuto vi chiedo cortesemente di lasciare un bel like e di scrivermi nei commenti quali saranno le vostre intenzioni. Se conoscevate già queste alternative che vi ho proposto, ecco, insomma, ditemi la vostra. Noi ci vediamo mercoledì con un nuovo video. Ciao!